Lo sapevi che le regole dei social media sono drasticamente cambiate nel 2025? Se stai continuando a pubblicare contenuti prettamente aziendali, freddi, distaccati dal pubblico che puntano soprattutto a vendere il tuo bene, prodotto, servizio, sei assolutamente indietro. Oggi le persone vogliono connessione, autenticità, storie vere. Con il dramma dei content creator fasulli sono più che stufi ormai di queste storie inventate e non realistiche. Se vuoi emergere sui social, devi cambiare strategia. Quindi seguimi, perché in questo video ti andrò a dire tutti i consigli che devi sapere per iniziare finalmente a vendere e ottenere la giusta attenzione da parte del tuo potenziale pubblico. Partiamo dunque con le strategie. Il social media implica lo storytelling, non la vendita. I social media non sono più, come nell'antichità, una vetrina dove mettere tutti i tuoi prodotti e far capire qual è il prezzo più vantaggioso o il prodotto più bello al quale possono comprare. Oggi le persone sono bombardate da così tanti contenuti pubblicitari che sono stufi. Hanno ormai sviluppato una sorta di odio e filtro anti-pubblicità, tant'è che molto spesso quando si scorre per i video, ad esempio di TikTok o degli shorts, se c'è scritto contenuto promozionale, molto spesso le persone lo skippano proprio perché sono stufe, motivo per il quale su TikTok non è molto consigliata la sponsorizzazione, ma questo è tema per un altro video. Molto importante parlare delle sponsorizzazioni, dove farle, in quali social e in quali assolutamente no. Per questo vi consiglio di seguirmi perché arriverà presto un video per le sponsorizzate. Quando le persone vedono un tuo contenuto si ricordano le emozioni, quello che gli hai trasmesso, se le ha fatte sorridere, riflettere, piangere. Ecco perché prima di vendere il tuo prodotto devi vendere la tua idea, la tua storia, la tua persona. Le persone comprano le idee, non comprano il prodotto. Dunque, nel pratico, cosa funziona oggi? I contenuti grezzi e autentici sono quelli che vengono più premiati. Infatti nei social media come TikTok stanno aumentando sempre di più l'engagement, i follower e le ricondivisioni dei famosi vlog che fanno vedere la giornata tipo delle persone, perché le fa avvicinare di più. Dimentica i video ultra perfetti. La gente ormai è bombardata di questo. Certo, non significa che devi fare i video terribili di qualità terribile o con luci inesistenti, no, ma non ti serve nemmeno il film cinematografico, insomma. Il pubblico oggi cerca il dietro le quinte, la realisticità. Sono stufi di vedere cose finte, realtà e storie finte. Vogliono vedere il concreto, il lato umano del tuo brand. Le storie più efficaci sono quelle vere e senza filtri, motivo per il quale ci sono alcune content creator che oltre ad avere il loro profilo personale dove vendono i loro prodotti, hanno anche il loro profilo aziendale dove fanno vedere il dietro le quinte di quello che succede nella loro azienda e coinvolgono così anche lo staff e il pubblico rimane più felice e andrà più facilmente a comprare poi quel bene prodotto. Un esempio perfetto è il caso di Amabile con Martina Strazzer. Quindi il morale della favola è che non devi aver paura di far vedere il tuo lato umano con anche i possibili difetti, perché è quello che adesso le persone stanno ricercando di più e che devi dare. Vediamo ora come usare lo storytelling in maniera efficace nei tuoi video. Intanto partiamo dal primo punto di condividere l'origine della tua storia. Come si è creato il tuo brand? Perché hai iniziato? Cosa ti ha spinto? Il tuo percorso scolastico o di vita, se necessario, ovviamente riassunto, i tuoi sogni, le tue speranze. Condividi le tue motivazioni e le persone che si riconosceranno in te e nei tuoi ideali andranno poi a comprare il tuo prodotto. 2. Devi mostrare il dietro alle quinte, come già detto. Mostra il processo. Come lo fai, come lo realizzi, gli errori anche che ci sono in mezzo. Gli errori ci rendono umani e a volte fanno ridere e avvicinare di più il pubblico. Insegna, fai vedere come funziona il processo produttivo di quel prodotto, senza svelare ovviamente i tuoi trucchi fondamentali. Cerca di acculturare le persone sul tuo prodotto e come funziona, così che non si sentano fregati quando lo vanno a comprare, perché hanno visto tutto il processo. 3. Racconta le storie dei tuoi clienti oppure dei membri del tuo staff. Come si sono trovati, come si trovano i tuoi collaboratori, i tuoi lavoratori se ne hai. Come si sono trovati i tuoi clienti. Le recensioni sono molto importanti. Fatene scrivere il più possibile cercando di puntare sull'aspetto umano ed emotivo. Questo crea fiducia nelle persone che lo vedono e spinge più facilmente ad andare a comprare il prodotto.
Ma adesso tocca a te, scegli da dove partire e focalizzati su un obiettivo uno alla volta. I social media cambiano costantemente ed è importante rimanere aggiornati per riuscire a seguire il flusso. Per questo ti consiglio di seguirmi in maniera tale che la zia Mary ci pensa a darti tutte le indicazioni, le evoluzioni e le novità presenti sul mercato per attirare sempre di più nuovi clienti e crescere con i propri brand e i propri social. Fammi sapere nei commenti quale strategia utilizzerai per prima e noi ci vediamo in un prossimo video.